Un grande saluto agli amici di Taglia Squisita, siamo qui a Marzocca di Senigallia alla Madonnina del Pescatore. Io sono Moreno Cedroni e vi presento una ricetta con un mio ingrediente preferito, anzi due miei ingredienti preferiti. Uno è il polpo e l'altro è la birra italiana fresca agrumata. Partiamo con la preparazione del polpo, un polpo di circa 3 kg, quindi lo sbollenterò per alcuni minuti per fissare le ventose. Un po' alla volta perché altrimenti l'acqua si raffredderebbe. Inizia questa trasformazione del polpo. Lo stesso lo faccio per un tentacolo perché poi lo metteremo in un sacchetto sottovuoto per prenderne il collagene. A questo punto si può prendere e raffreddare. Lo mettiamo nell'acqua a 97 gradi che dopo tantissime prove abbiamo visto essere la temperatura migliore che non rovina il tessuto del polpo e lo lasceremo cuocere da 1 ora e mezza, 2 ore, dipende dalla sua pezzatura. Una pezzatura di questo tipo sicuramente impiegherà 2 ore. Per fare il collagene, per ottenere poi la maionese di polpo, metto un tentacolo in un sacchetto, lo chiudo sottovuoto e lo rimetto in acqua. Lo rimettiamo in acqua a 97 gradi per 1 ora e mezza, 2 ore. Tutta la ricetta che andremo a preparare sarà replicabile con facilità a casa, tranne la maionese. Se non avete il sottovuoto andate da un amico ristoratore a farvi mettere il tentacolo del polpo sottovuoto. Mentre il polpo sta andando benissimo, cuociamo le verdure che accompagneranno il piatto, quindi il sale nell'acqua, il sedano, che deve rimanere croccante, quindi una sorta di sbianchitura in questo modo. Le patate tagliate a dadini, non più di 2 minuti, tenetele un pochino più al dente in modo che tenendole fuori all'aria finiscono la cottura. E ora è il momento dei fagiolini. Preparo la cipolla agrodolce, cipolla rossa di Tropea, appena tagliata, la sbollento in acqua, sentite già tutti gli odori e l'acidità della cipolla che se ne va via e a questo punto la condisco con un pochino di aceto, zucchero e sale che ho fatto sciogliere. Questa preparazione deve stare un giorno a riposare, per osmosi il colore poi uscirà fuori, diventerà così. Proseguiamo con le cotture del couscous integrale, cuociamolo nell'acqua delle verdure così prende già il sapore, lo togliamo al dente e lo lasciamo raffreddare. Finita la parte delle cotture e quelle che stanno andando, prepariamo le verdure. Iniziamo con la salsa verde. Metto in un contenitore il sedano tritato, la carota tritata, il prezzemolo, l'olio extravergine fruttato leggero, la cipolla, sale, aceto balsamico, aceto di vino bianco e, perché no, un goccino di birra. Frullatore ad immersione e iniziamo. Le verdure devono rimanere croccanti, è perfetta, giusta di sale, la freschezza della birra, faremo un figurone. Siccome l'altro ingrediente principale di questa ricetta è la birra, dobbiamo ricreare nel piatto la schiuma della birra. Birra italiana, sentori agrumati, lecittina di soia, gli diamo una mescolata, ecco, giusto per sciogliere gli ingredienti e poi una bella diavoleria. Tanto a casa sono sicuro che tutti avete l'acquario, tantissimi di voi, quindi avrete un areatore dell'acquario. Mettiamo questa birra in un contenitore, ci mettiamo l'areatore e aspettiamo che arrivi la schiuma. Così decidete voi quanta ne volete. Andiamo a prendere il sacchetto con tutto il collagene che ha dentro, guardate qua,
Quindi preleviamo il prezioso collagene che naturalmente deve raffreddare, ma guarda caso io ce l'ho raffreddato, quindi si addensa, lo mettiamo qua con dell'olio di semi di girasole, iniziamo il rito della maionese. C'è sempre la domanda, ma mi verrà, non mi verrà questa maionese? Stiamo sempre con un po' di strizza, però speriamo che venga bene. Iniziamo questo gioco tra olio e birra, quindi abbiamo addensato con l'olio e allentiamo con la birra. Poi riaddenso ancora e ammorbidisco con la birra, quindi potremmo chiamarla maionese tira e molla. Direi che la consistenza ce l'abbiamo. Ci metterei 2 goccine di succo di limone e un pizzico di sale, anzi facciamo 2 pizzichi. E l'operazione maionese è terminata. Questa è una tecnica nuova, fantastica. Raffredderò il polpo con la birra. Naturalmente la birra in questione è la Isaac, è la mia preferita. Darà al polpo dei sentori veramente fantastici. Quindi a freddo vado a catturare il polpo, eccolo qua. Adesso lo metterò a raffreddare qualche minuto in frigorifero in modo che la birra entrerà nel tessuto e darà profumi e sapori. In tutte le preparazioni con la birra di oggi ho usato la birra senza cuocerla perché non volevo modificarne il sapore ed il profumo, quindi volevo metterla nel piatto integrale come la beviamo fresca in un bicchiere. Sono passate quasi 2 ore e siamo pronti per lavorare il polpo. L'impiattamento croce e delizia di noi cuochi. Iniziamo con un centrifugato di pomodoro che non vi ho fatto vedere perché era troppo banale e insaporito da un po' di olio extravergine e un pochino di sale. La salsa verde, direi di metterla dalla parte opposta. Al couscous diamo un pochino di agrodolce, quello che abbiamo messo nella cipolla, l'aceto, zucchero e sale sciolti insieme, in apertura e in chiusura. Poi abbiamo le verdurine condite con un pochino di sale e un pochino di olio extravergine. A questo punto appoggio l'attore principale, il polpo, completo con la cipolla agrodolce, una piacevole tocco agrodolce e quindi vado a completare, vado a mettere sui tentacoli, sulle ventose, le goccine di maionese. Aggiungiamo la schiuma. Ecco il piatto che ho preparato per voi, mi sono divertito un sacco a sperimentare queste nuove tecniche con la birra. Gustatevelo, mangiatevelo e bevetevelo in un solo sorso.